Ma buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a tutti quelli che stanno vedendo questo video. Sono arrivato un po' tanto late perché non ho avuto principalmente il tempo per fare video del genere, ma adesso siamo a fine gioco ormai, tra un mese esce Black Ops 7, quindi volevo un attimino continuare la rubrica, si può chiamare così, su come si migliora su COD. Nelle ultime rubriche che ho fatto, anche nella sezione dei commenti, sono arrivato a capire che effettivamente negli ultimi video che ho fatto ho letto la sezione commenti e alcune persone, se non quasi tutte, volevano che io facessi un video un po' più approfondito, un po' più teorico su come si affronta una mappa, sulle cose che bisogna fare corrette, cose migliori da fare. Quindi eccomi qua, questo qua sarà un video molto lungo e teorico. Quindi vi avverto già, non ci sarà nessun gameplay, non ci sarà niente di niente, ci sarà solamente io che vi spiego cosa fare all'interno della mappa. Ovviamente non sono un giocatore di CDL, non sono un giocatore challenger alto, vi spiego come me la gioco io la mappa, ma alla fine le basi vanno bene per tutti, perché sono basi che più alleni, più diventi forte, ok? Che è quello che sto facendo io, ormai da 2 anni a questa parte. Ho iniziato a giocare 2 anni fa, ho preso per la prima volta, come già si sa, vedendo il mio canale YouTube, ho preso per la prima volta un pad in mano 2 anni fa e sono arrivato al punto che sono arrivato adesso. Quindi partiamo già col video, ho fatto un elenco, che è questo qui, adesso ve lo mostro a schermo, di come si migliora di team, perché sì, questo video parlerà, oltre che approfondire come ci si muove per la mappa, anche come si migliora di team. Come vedete i callout, le rotation, le wave, che nessuno parla di wave, ok? Nessuno sa cosa sono le wave, nessuno ti spiega mai perché sono importanti le wave, le feed e la minimappa. E quindi la feed e la minimappa. Io partirei già dai callout. Come vedete qua io sul callout ho già scritto posizione, nome, quanta vita, one shot week. Cosa significa? Quando voi fate un callout, moltissime persone cosa che fanno? Moltissime persone dicono uno è lì, uno kitchen per esempio, su Skyline. Quindi andiamo subitissimo qua su Skyline, noi siamo team blu, ne vediamo uno kitchen magari qui, ok? Sta passando qui, è arrivato da qui, ha fatto tutto quanto il percorso e adesso è qui, ok? Che sta mirando. Noi siamo i blu siamo qua, magari entriamo in P1 e quello di P1 dice uno kitchen, ok? Non è il modo corretto di dirlo. Il modo corretto di dirlo è, intanto è giusto dire kitchen, ma prima della posizione devo sapere il nome, ok? Quindi se tu mi dici che ce n'è uno kitchen, facciamo finta che questo 4 sia Giorgio, ok? Uno che si chiama Giorgio, uno che si chiama Paolo, fate come volete voi. Questo è Giorgio. Quello più uno ha il compito di dire Giorgio Kitchen, ok? E l'altro è un teammate, che potrebbe essere il 3, magari, che è sotto bed, ok? Il compito di quello sotto bed è rispondere alla call di quello più uno e cercare di fare la kill. Quindi magari lo pusha da qui, fa la kill, Giorgio muore e il compito del 3 è dire Giorgio kitchen dead. Non dire Giorgio dead o qualcosa di... La call deve essere completa. Quindi Giorgio kitchen dead. Ok. Facciamo un altro esempio di call out che succede molto spesso, molto più spesso di questa cosa qua. Perché questa qua è proprio basilare. Facciamo finta che Giorgio sia Jim. Ok, noi esponiamo dal side di P2. Ok, quindi spostiamo questi qua fuori dalla mappa. Ci concentriamo principalmente 1-1. Giorgio è sotto Jim. Quello P1 dice Giorgio Jim. Giorgio Jim che mi mira. Il 3 cos'è che fa? Il 3 magari, visto che siamo dal set di P2, è appena spawnato. Giorgio fa la kill su quello P1, quindi quello P1 è morto. Però si sa che Giorgio era Jim, quindi noi sappiamo
che quella era la sua posizione. Giorgio magari, dopo che ha fatto la kill, potrebbe andare avanti e potrebbe prendere la pick su piano, su di noi. Ok? Il compito del 3 è quello di dire, quando lo uccide, quindi quando muore, deve dire Giorgio Jim dead. Molte persone fanno l'errore, perché è un errore non gravissimo, ma comunque è un errore che può portare confusione, e la confusione è la cosa più impattante all'interno di una mappa, specialmente su respawn. Specialmente su respawn, la confusione ti porta a perdere le partite o a perdere le rotation. È quello di dire il 3 ammazza il 4, ammazza Giorgio, e il 3 fa piano dead. Ma il nostro teammate che è morto da Jim è morto, quindi non sa effettivamente se quello Jim è morto. Se tu gli fai la call piano dead, all'1 potrebbe rimanere il dubbio, ma quello Jim è stato fatto? Quindi la call più giusta è proprio quella di dire, anche se da Jim si sposta piano, e sappiamo il suo nome, quindi è Giorgio, ok? Quindi per questo sono importantissimi i nomi, ricordarsi i nomi, tutto quanto. Perché se noi diciamo Jim dead, ok? Perché magari ci dimentichiamo il nome e tutto quanto, il nostro teammate che è morto sa che quello Jim è stato eliminato, quindi non sarà più un problema. Ok? E nasce out. Ok? Quindi questa è questo è come si fanno le call. Quindi vi dovete ricordare il nome, ricordare la posizione principale che aveva, ok? E da quelle informazioni lì dovete fare le call per aiutare pure i vostri teammate. Perché i call out non sono solamente per... non è un'aggiunta casuale. Non è che la gente ha cominciato a fare i call out perché sennò era noioso stare zitti tutti quanti e quattro a giocare. I call out sono stati creati proprio per dare una mano a te e alla tua squadra di riuscire a prendere posizioni in mappa molto più rapidamente rispetto a stare zitti oppure fare le call sbagliate. Quindi ricordiamoci, quando ce n'è uno sotto Jim che ammazza il nostro teammate P1 e il P1 fa la call, ce n'è uno Jim, perché magari non dice il nome, il nostro compito che siamo piano, questo sta ruotando da sotto piano e lo ammazziamo, il nostro compito è dire Jim dead, pure se era piano. Perché così aiutiamo a far capire al nostro teammate che è appena morto che quello sotto Jim non è più un problema. Ok? Quindi questo qua è il fattore call out. I call out fatti bene si fanno così. Devo sapere la posizione, il nome e quanta vita ha. Se è full vita, se è one shot, oppure dove sta andando. Ok? Perché magari un'altra cosa che può succedere è che quello più uno prende il fight con quello Jim. Lo mette one shot, ma muore. Quindi è one shot, quindi fa la call. Sotto Jim one shot, sotto Jim one shot. Ok? E dopo però smette di collare. Un altro errore. Perché smetti di collare? Cioè, quando una persona muore, c'ha un secondo e mezzo per vedere la situazione che sta succedendo, pure se è morto. Quindi tu hai tutta quanta la possibilità di vedere se questo qua resta Jim o sta andando piano. Per prendere posizione, oppure sta andando kitchen per fare un giro larghissimo. Di solito non lo fanno, però c'è gente che lo fa quando è scarsa. Quindi il compito di quello più uno non è solamente morire e fare la call, quello è Jim, one shot, è dire Jim one shot resta lì oppure sta avanzando piano, in modo da dare già al numero 3, che siamo noi, possibilità di avere un tempo di reazione maggiore sulla pick. Quindi, quindi il nostro numero 1 ci dice Jim sta avanzando piano, il 3 è già pronto piano. Noi siamo già pronti piano perché abbiamo l'informazione che il numero che Giorgio sta avanzando piano. E il fatto è anche ricordarsi i nomi, ok? Magari all'inizio sarà difficile ricordarsi i nomi, quindi è importantissimo almeno dare le informazioni, collegare le informazioni tra di voi. Ok? Quindi come ho già detto, se un nemico è Jim, ammazza quello P1, quello Jim avanza piano, tu non è che devi dire piano dead, tu devi dire Jim dead, se non ti ricordi il nome. In modo, come ho già detto, da far capire al numero 1 che quello Jim non è più un problema. E questi sono i call out fatti decentemente.
Le rotation, come si vede qua. Le rotation, chiamare le rotation, prendere pick, giocare 2-2. Cosa significa? Io partirei già dal fatto di cosa significa giocare 2-2. Come ho spiegato nell'ultimo video, in una mappa ci sono 4 giocatori in squadra, come sappiamo ben tutti. Questi 4 giocatori si dividono 1, 2, 3, 4 in base al posizionamento. Vi faccio un esempio pratico, se non ve lo ricordate. Ripartiamo dallo start, ok? Il numero 1 è dentro la hill. Il numero 3 è sotto bed, magari. Il numero 2 è qui top. E il numero 4 sta passando kitchen. Ok. Adesso se fossi in live io vi chiederei un attimino di spiegarmi chi è l'1, chi è il 4, chi è il 2, chi è il 3. Ve lo farò io. Ok, in poche parole. Il numero 4 è quello che sta cattando. Quindi è il numero 1. Perché? Perché questi qua sono tutti quanti il posizionamento del 3 e del 2 e dell'1 sono tutti quanti posizionamenti passivi difensivi della postazione. Quindi il numero 4, il compito del numero 4 che sta passando kitchen è quello di fare le kill e creare caos, tra virgolette creare caos all'interno del team nemico per prendere spazio. Perché se il 4 che è quello che sta facendo le kill, quindi è il numero 1 in automatico, prende spazio, automaticamente il 2 che è top bridge può cominciare già ad avanzare. Perché magari quello che è top piano, che lo stava mirando, deve give upare per andare a prendere quello kitchen. Ok? E quindi cosa succede? L- il 4 diventa lui, è l'1, quindi non guardiamo qua i numeri, ok? Qua non esiste il numero 4, qua non esiste il numero 2, questo qua è 1, questo qua è 2, questo qua è 3 e questo è 4. E adesso vi spiego perché questo qua è il 4. Quindi come vedete c'è un movimento simultaneo. Questo passa bridge, magari va dentro P2, magari va piano, questo passa kitchen e chiudono i nemici qua. Ok? Automaticamente quando i nemici vengono eliminati da P2, cosa succede? Tu prendi spawn, quindi i nemici spawnano tutti quanti qua. Tutti quanti qua. Ok? Il 3, che è il 4, cosa fa? Sappiamo tutti che il 4 è quello che guarda il pinch, ok? Ed è quello che dovrebbe dare supporto alla heal. Quindi guardare pinch guarda il supporto alla heal. Cosa succede? Il 3 si deve girare, perché in questo momento il 4 diventa l'1, quindi è quello che fa le kill. Perché? Essendo spawnati out, si flippano tutti quanti i ruoli. Ok, lo so, è molto complicato da capire bene, però ovviamente ci vuole pratica. Più fatica fate all'inizio a capire che ruolo avete voi all'interno della mappa, più semplice sarà in futuro. Come tutte quante le cose, più ti impegni prima, più semplice sarà il dopo. Ok? Quindi abbiamo visto come i ruoli, tutto quanto, le rotation quando si fanno, quindi come effettivamente si ruota prendendo le pick, come vi ho spiegato all'inizio. Il compito del 4, il compito del 4 era quello di fare le kill kitchen, in modo che il 2 potesse avanzare i bridge e fare le kill con lui, in modo che gli spawn flippassero e avessimo sia spawn che la heal. Voi dovete capire che il concetto della heal in sé non è che è una heal dove tu all'inizio devi subito buttarti dentro, devi cercare di fare subito più punti possibili, perché se tu all'inizio, proprio subitissimo, ti butti dentro e picchi già la gente che ti mira, già metti il tuo team in posizione di svantaggio, perché se tu dopo muori, loro sono 3v4. Quindi l'importante è almeno prendere quella pick iniziale, quelle prime due pick, in modo da riuscire a plasmare la mappa a vostro piacimento. Ok? E quindi anche magari alcune volte è molto meglio non entrare in heal che entrare in heal, dipende sempre dalla situazione, però principalmente in questa situazione qua, ok? Tu entri in heal perché giustamente hai le pick a favore, hai lo spawn a favore, c'hai anche una wave, perché tra poco andremo a spiegare pure le wave che sono subito dopo le rotation, così ve le spiego proprio bene per farvi capire questo concetto. Hai una wave a favore, perché la prima wave l'hai già vinta, adesso manca solo la seconda wave, e sei a posto, sei a posto.
Ti basta sapere queste cose qua. È semplicissimo in maniera teorica, però dopo in pratica, fidatevi, non capirete un cazzo. Perché se in teoria magari capite tutto quello che bisogna fare, dopo in pratica non avrete il tempo materiale per ragionare a tutte quante queste cose qua. Ed è per questo che è difficile all'inizio, perché non riuscirete a tener conto di tutto. Dei nomi, se voi siete l'1, se voi siete il 2, se voi siete il 3, se siete il 4, quando stare fermi, quando dovete muovervi, sono tutte quante cose che avvengono col tempo, ok? E ci siamo passati tutti, tutti quanti. Pure io ancora adesso ho difficoltà a capire queste cose qua, perché non le applico tanto spesso, non mi metto in posizione di applicarle, ok? E questo può creare difficoltà, è normale. Quindi, finita questa cosa qui, quindi il giocare sempre 2 a 2, si ruota sempre 2 a 2, si cercano di fare le azioni sempre 2 a 2 in modo da avere una superiorità numerica su un nemico. Se un nemico è da solo qua Helipad, uno passa piano, uno passa barbecue e lo fate in due che lo aggrediscono, in modo da avere subitissimo un vantaggio, perché magari se questo resta fermo qui e si gira e questo resta ancora in vita, il 4 magari lo mette one shot ma non muore e i nemici non è che spawnano flip, spawnano ancora qui. Quindi cos'è che succede? Succede che questo spawna qui e voi avrete perso una possibilità di switchare lo spawn. E questa cosa adesso la vediamo subitissimo con le wave. Allora, le wave. Le wave si dividono, sono due principali. Una wave è dove tu devi provare, devi difendere, ok? Devi difendere il più possibile la postazione, difendere il più possibile il tuo perimetro, tenere gli spawn e tutto quanto. Se ovviamente hai lo spawn e la postazione a favore tuo. Mentre la seconda wave è il momento in cui i nemici spawnano, quando sono magari 3 down, 4 down, spawnano e devono creare una rotation, devono fare una rotation per riuscire a invertire gli spawn di nuovo facendo le kill. Quindi sono due wave principali, importantissime. Ogni heal c'ha due wave, sempre così. Sempre così. Se vedete un nemico, se vedete un nemico che vi pusha la vecchia per 4 volte di fila, fidatevi, quel nemico non ci ha capito un cazzo di COD. Ok? Una postazione si pusha al massimo 2 volte. Al massimo. Se vuoi tentare la terza volta è perché ci sono già l'1 e il 2 più avanti e quindi il 3 e il 4 che sono spawnati più late hanno il tempo di pinciare la vecchia. Magari se mancano quei 20 secondi, quei 15 secondi che sono importanti perché magari siete lì 150, 160. Se vi fate quei 15 punti lì arrivate pari e il morale sale ancora un po' di più. Capì? Quindi le due wave sono due, come ho già detto, e bisogna chiamarle. Perché se tu le chiami, come ho già detto all'inizio dei callout, tu aiuti non solo te, ma anche i tuoi teammate a ragionare di meno. Non è una cosa negativa il fatto che fai ragionare di meno i tuoi teammate, perché se tu fai l'IGL, in-game leader, ok, per molte cose, quindi chiamare le wave, chiamare le rotation e tutto quanto, che è una cosa abbastanza da IGL, da leader di un team, ok? Tu aiuti i tuoi teammate a ragionare di meno, quindi a fare più cose contemporaneamente. Perché più ragioni, meno robe fai, capito? Meno ragioni, più robe fai. Quindi se date questo aiuto ai vostri compagni, già li farete soffrire di meno per la mappa, sicuramente. Quindi molte persone dicono che bisogna ruotare quando mancano 30 secondi. Altre persone dicono che bisogna ruotare quando ne mancano 10. Quando ci sono 4 down bisogna ruotare. E cazzi e mazzi. Ragazzi, vi posso dire una cosa. Il timer di durata di una postazione, voi, so che potrebbe sembrare sbagliata come cosa, e per in parte è sbagliata, ma è giusto il concetto, voi non lo dovete cagare, il timer attivo di una postazione. Se mancano 50 secondi, se mancano 30 secondi, voi quelle cose non le dovete guardare. Non le dovete guardare. Dovete calcolare le wave. Ok? E le wave sono collegate a rotation e feed. Perché queste robe qua, questi 4 punti qua sono uno collegato con l'altro. Ok? Quindi sono
punti divisi sì, ma si devono unire alla perfezione tutti. Se voi riuscite ad unire alla perfezione tutti quanti questi punti qua, riuscirete perfettamente a plasmare una mappa a vostro favore. Ok? Quindi, tornando alle wave, perché mi sono un po' lasciato andare, tornando alle wave, ci sono due wave principali, come ho già detto. La prima wave, se hai la postazione a favore, è quella di fare una sorta di muraglia, tra virgolette, però ovviamente avendo sempre i ruoli giusti. Quindi abbiamo la postazione a favore, il numero 3 qua è top bed, ok? Questo è top bed, ok? L'1 è in heal, il 2 magari è top bridge, e il 4 è kitchen, ok? Ritorniamo alla situazione iniziale, ok? Delle rotation. Cosa succede? Il 4, come già detto, deve fare le kill. Quindi se magari c'è uno kitchen, il 4 arriva, uccide quello kitchen e passa. Ok? Sicuramente ce ne sarà uno top piano, sicuramente ce ne sarà uno sotto gym che rompe il cazzo a quelli in hill, e sicuramente, e molto probabilmente, uno è passato da sotto e cercherà di pinciarci, ok? Per fare le kill. Il compito dell'uno è quello di holdare, in questo caso lo spawn, in modo che se lui muore nasce ancora bene, ok? Però non vi voglio mettere troppa confusione su questo fatto qua. Quindi vediamola solo su un side, ok? Perché ovviamente so che è per abbastanza per principianti questa cosa qua, per gente che comunque vuole migliorare ma non ha ancora ben capito le basi di tutto, quindi so come ci si sente, bisogna fare una cosa alla volta. Quindi siamo sempre dal side blu. Quindi il 4 fa la kill, va avanti. Quello top bridge magari fa la kill su quell'altro top bridge, va avanti, ok? Quello sotto gym dovrà tornare dietro, ma quello P1 magari lo fa. Ok, e siamo a 3 down. Ok, siamo a 3 down. Quello che è passato sotto è l'unico che rimane. Ok, cosa succede? 3 down. Ok, questa è la prima wave. La wave inizia quando vedete il nome di un nemico eliminato nella feed. E la feed arriverà tra poco. Ve la spiego tra poco la feed. Ok? E perché bisogna tenere tutte quante queste robe qua. Tenere d'occhio tutte quante queste cose. Quindi la prima wave è finita. È finita. E adesso inizia la seconda wave. Perché? Perché 3 nemici spawnano out e devono pushare di nuovo la heal. Il 3 ovviamente, come ho già detto, che è il quarto, fa le kill. E quindi sta farmando kill in modo da far pensare più cose, a far fare più cose ai propri teammate e farli ragionare un po' di meno su dove potrebbero arrivare tutto quanto. Ovviamente lui sta collando tutto quello che può, uno sopra bed morto, l'altro forse passa kitchen ma c'è il 4 che lo mira. Quella è la seconda wave. La seconda wave dalla parte dei rossi è quando loro devono fare le kill per riuscire a rompere la heal e riuscire ad andare in nuova, ad invertire lo spawn il più velocemente possibile, in modo da farci spawnare out. Ok? Se noi dopo la prima wave riusciamo a tenere pure il push della seconda wave, abbiamo P2 a favore. Quindi cosa significa? Abbiamo fatto una rotation. Questo significa fare una rotation. Ok? Alla fine dei conti. Perché girare a 30 così a cazzo, cioè tu prendi dalla vecchia, spawni e corri in nuova. Quella non è una rotation, perché non hai fatto nulla di nulla per plasmare la tua mappa in modo da farti avere un'azione più semplice, far avere ai tuoi compagni una possibilità di raggiungerci senza troppi problemi. Ok? Quindi la prima wave è la parte dove si sta un po' più in difesa, la seconda wave bisogna essere aggressivi per non farli passare. Ok? E queste sono le wave. Ok. Adesso passiamo alla feed. È difficile spiegare la wave senza spiegare la feed, ok? È per questo che magari è un po' confusionale, però adesso vi spiego un attimino cosa serve la feed. La feed si collega direttamente alle wave perché bisogna tenere d'occhio i nomi, quindi se voi vedete un nome ripetuto all'interno della feed, se voi vedete tipo, per esempio, Giorgio muore kitchen, ok? Perché il nostro 4 fa la kill. Giorgio è morto. Su 4 passa, ok? Giorgio nasce out. Per Giorgio inizia la seconda wave, ok? Quindi una volta che il 3 uccide di nuovo Giorgio, ok? Se Giorgio è forte, Giorgio va in nuova. Non ritta la vecchia. Quindi noi sappiamo che essendo la seconda wave,
che per Giorgio è finita pure la seconda wave, lui dovrà per forza girare nuova e dovrà per forza fare delle pick per mettersi in vantaggio con la sua squadra e viceversa. È sempre così, che sia lato rosso o lato blu è sempre così. È un po' gioco di scacchi, capito? Essere sempre in vantaggio facendo determinate azioni. Ok? Quindi sulla feed bisogna tenere d'occhio i nomi, come vi ho già detto, se Giorgio viene ripetuto 2 volte nella feed, allora vuol dire che lui molto probabilmente Giorgio comincerà a ruotare ad andare in nuova, vedere se si è in vantaggio di pick, per capire se dopo che avete fatto 2-3 eliminazioni potete passare senza problemi, dovete fare il call out ovviamente dell'unico che missa, dove potrebbe essere, starà pinciando, starà holdando lo spawn il più possibile, non si sa, dovete capirlo voi. Ed è per questo che bisogna pure girare 2 a 2. Quindi vedete che è tutto quanto collegato. Finora è tutto quanto collegato, si collega perfettamente. Come un puzzle, si collega perfettamente. Ok? E la feed principalmente si tiene d'occhio per quello. Cioè non è che dovete stare 45 minuti a vedere la feed, capito? La feed serve solamente per vedere se siete in vantaggio di pick e vedere quali nomi si ripetono. Semplicemente quello. Per riuscire a muoversi meglio. E dopo per ultimo c'è la minimappa. Ok? La minimappa, molte persone dicono di guardarla il 90% della partita, cioè il 90% della partita tu devi guardare la minimappa, se no non stai facendo la cosa giusta e tutto quanto il resto. La minimappa, ragazzi, la minimappa va guardata rispetto alla feed e la wave, ok? Perché? Perché se noi ammazziamo Giorgio, poveretto Giorgio è sempre Giorgio poveretto è lì, capito? Cioè viene ucciso, è tipo 0,40 Giorgio in questa mappa, poveretto. Però se noi ammazziamo Giorgio 2 volte, come ho già detto, lui deve fare la rotation e abbiamo un teammate top piano, un teammate top bed che fa le kill, un teammate in P1 e un teammate che è magari back P2 che guarda kitchen oppure che è kitchen. Ok? La minimappa serve per capire, ok? Se i miei teammate sono qua, quindi abbiamo il top bed è completamente coperto, il sotto bed e il cross di kitchen e gym ce l'ha il nostro teammate, il 2 dà una mano a quello top bed se gli arrivano da jump up, dove potrebbe andare Giorgio? Giorgio è morto già da 5 secondi, Giorgio è già morto, è già respawnato, dove potrebbe girare? E tu guardando dalla minimappa potresti dire, ok, noi abbiamo questo, ok, aiutandosi anche con i call out, soprattutto con i call out, quindi io ho top piano, io ho P1, io ho top bed, io ho kitchen, ok, ognuno deve dire quello che ha, e quindi Giorgio spawna e va sotto. E tu dici, cazzo, ma se nessuno dei miei teammate vede Giorgio, quindi non chiama il nome, nessuno lo sta vedendo per la mappa, dove potrebbe essere? Quindi magari quello top piano give up, chiama chi give up, il top piano, e va a vedere sotto elevator. Guarda caso Giorgio passa e adesso al posto di essere 0,40 è 0,41 e respawna ancora out. Questa è un'azione perfetta. Vedete perché è importantissimo, cioè tutto si collega perfettamente. Se voi riuscite a collegare tutte queste cose perfettamente, diventerete forti. Diventerete forti. Ok? Basta guardare i 30 secondi di time, basta spawnare e correre dritti perché moltissime persone spawnano e corrono dritti senza guardare la minimappa per vedere cosa hanno i propri teammate, oppure senza ascoltare un cazzo. Vanno lì tutti con la gobba davanti al monitor con la bocca aperta e cercano di sparare dritto perché è l'unica cosa che riescono a fare. Capì? Queste sono le cose fondamentali. Se voi imparate questo siete fortissimi. Diventerete fortissimi. È una tortura all'inizio, ma dopo di- diventerà proprio una routine. Ok, una routine. Guardate la feed, vedete 2 nomi ripetuti a posto finito, ve lo chiamate, vi chiamate i nomi, tutto quanto. Questo è migliorare di team, ok? Questo. Comunque, il video, come ho già detto, era abbastanza lungo. ehm, e quindi non so quante persone lo guarderanno, spero che sia un video interessante anche per capire come si migliora su COD con un team, ma queste robe qua sono utili pure a livello singolo perché tu magari quando fai solo kill in ranked la cosa che ti potresti allenare di più sono le wave, la feed e la minimappa, bro.
Queste 3 cose in solo queue sono ottime. Perché le rotation in solo queue sono più difficili? Perché bisogna sempre giocare 2-2, bisogna prendere le pick, magari double challare una persona, fare team shooting e tutte quante queste cose lì. Quindi in solo queue voi vi potete allenare sulle wave, la feed e la minimappa. Quindi anche dire io non faccio solo queue in ranked perché è inutile, ho bisogno di giocare col team. No, no, perché tu devi essere forte a livello singolare. Tu devi essere bravissimo ad adattarti a qualsiasi situazione in base ai tuoi teammate. Per questo io dico anche di giocare tantissimo le solo queue, perché ti aiutano con questi 3 punti, wave, feed, minimap, ok? Ti allenano, ok? A guardarlo più spesso e a capirlo molto più velocemente come uno schiocco di dita, ok? Quindi queste sono proprio le basi, ok? Le basi però avanzate, ok? Queste qua sono proprio le basi proprio un po' più avanzate, ok? Ce ne sarebbero altre, però non è di mia competenza spiegarle ancora perché non sono ancora arrivato a quel livello da poterle spiegare, quindi non mi sento di fare come moltissime persone, moltissimi streamer, moltissimi creator che fanno i professori ehm, su cose che neanche loro sanno, ok? Che ti spiegano che devi avere un centering ad altezza petto, grazie al cazzo. Se io apro un video di Ciccio Gamer, vedo che lui su Fortnite giocava col reticolo ad altezza petto. Allora dico, ok, giocano tutti ad altezza petto, lo metto pure io. Ok? Quindi io spiego quello che so di teorico. E, e basta, non spiego quello che potrei sapere o che ancora non so o che sto ancora studiando bene bene. Spiego le cose che già so che bisogna fare. Ok? Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un po' lunghetto, spero di avervi aiutati e noi ci vediamo alla prossima. Bella!